Think Again, The Power of Knowing What You Don't Know. By Adam Grant. Think Again, The Power of Knowing What You Don't Know. È un libro scritto da Adam Grant, un noto psicologo e professore alla Wharton School dell'Università della Pennsylvania. Il libro esplora l'importanza del riconsiderare le proprie convinzioni e opinioni, promuovendo la mentalità di apprendimento continuo e di apertura mentale. Ecco un riassunto dettagliato dei concetti principali trattati nel libro. Parte 1. Unlearning e Rethinking. Grant introduce il concetto di ripensare come una competenza fondamentale in un mondo in rapida evoluzione. Contrappone questa abilità alla tendenza naturale delle persone a cristallizzare le proprie opinioni e a difenderle a tutti i costi. Grant nel libro usa esempi di vita reale, dalle aziende di successo ai fallimenti, per mostrare come l'adattabilità e la capacità di mettere in discussione le proprie convinzioni possano portare a risultati migliori. Esempio. Blockbuster vs. Netflix. Blockbuster, un'azienda leader nel noleggio di film, non ha saputo adattarsi ai cambiamenti del mercato e ha rifiutato di aggiornare il proprio modello di business, portando al suo fallimento. Al contrario, Netflix ha continuamente riconsiderato e adattato la propria strategia, passando dal noleggio di DVD allo streaming online e alla produzione di contenuti originali, dimostrando come la capacità di ripensare possa portare al successo. Parte 2. La scienza del pensiero. Grant esplora come il nostro cervello sia predisposto a proteggere le nostre convinzioni attraverso vari meccanismi psicologici come il bias di conferma e l'effetto Dunning-Kruger. Spiega come queste tendenze ci portino spesso a sovrastimare la nostra competenza e a rifiutare informazioni che contraddicono le nostre opinioni preesistenti. Esempio. Il comportamento degli insegnanti. Grant descrive uno studio in cui gli insegnanti che erano disposti a rivedere le loro pratiche di insegnamento e ad accogliere feedback miglioravano significativamente i risultati degli studenti. Questo esempio dimostra l'importanza di essere aperti a nuove informazioni e di mettere in discussione le proprie convinzioni per migliorare le prestazioni. Parte 3. Strategie per ripensare. Grant suggerisce le seguenti strategie pratiche per sviluppare una mentalità più aperta e flessibile. Imparare a fare domande. Invece di cercare di convincere gli altri delle proprie opinioni, è utile fare domande che stimolino la riflessione e il dibattito. Adottare l'umiltà epistemica. Riconoscere che le proprie conoscenze sono limitate e che c'è sempre qualcosa da imparare. Accogliere il dissenso. Cercare attivamente opinioni contrastanti e considerarle come opportunità di crescita. Essere scettici verso le proprie conclusioni. Mettere alla prova le proprie convinzioni e considerare scenari alternativi. Esempi. La cultura del Rethink in Bridgewater Associates. Ray Dalio, fondatore di Bridgewater Associates, promuove una cultura di Radical Transparency e Radical Open-Mindedness, dove i dipendenti sono incoraggiati a mettere in discussione le decisioni dei superiori e a esprimere apertamente i loro disaccordi, creando un ambiente che favorisce l'innovazione e l'adattamento continuo. L'esperienza di Daryl Davis. Daryl Davis, un musicista afroamericano, ha incontrato membri del Ku Klux Klan per capire e sfidare le loro convinzioni razziste. Attraverso il dialogo e la costruzione di relazioni personali, è riuscito a convincere molti di loro a lasciare il Klan,
dimostrando come l'empatia e la volontà di capire le prospettive degli altri possano portare a cambiamenti significativi nelle credenze e nei comportamenti. Parte 4. Applicazioni nel mondo reale. Grant applica questi concetti a vari contesti, come il lavoro, l'istruzione e le relazioni personali. Descrive come leader e organizzazioni possono incoraggiare una cultura del ripensamento per innovare e adattarsi meglio ai cambiamenti. Fornisce anche esempi di come insegnanti e genitori possano educare i giovani a essere più aperti e flessibili nel loro pensiero. Esempi. L'approccio di Adam Grant in aula. Grant incoraggia i suoi studenti a sviluppare l'umiltà epistemica, chiedendo loro di scrivere un saggio sostenendo una posizione che non condividono. Questo esercizio stimola la capacità di vedere le cose da una prospettiva diversa e di mettere in discussione le proprie convinzioni, aiutando gli studenti a diventare pensatori più critici. Campagna per l'uso della mascherina durante la pandemia. Covid-19. Grant cita un esperimento durante la pandemia Covid-19, in cui le persone erano più propense a indossare le mascherine quando venivano incoraggiate a proteggere gli altri, piuttosto che a proteggere se stessi. Questo esempio evidenzia come riconsiderare l'approccio comunicativo e il framing del messaggio possa influenzare il comportamento delle persone in modo più efficace. Conclusione. Il libro si conclude con un invito all'azione, esortando i lettori a coltivare la curiosità e a vedere il ripensamento non come un segno di debolezza, ma come una competenza cruciale per il successo e la crescita personale. Grant sottolinea che il vero apprendimento avviene quando siamo disposti a rivedere le nostre convinzioni e ad abbracciare nuove prospettive. Principali temi e messaggi. 1. L'importanza del cambiamento mentale. La capacità di mettere in discussione e aggiornare le proprie convinzioni è fondamentale in un mondo dinamico. 2. Bias cognitivi. Riconoscere e superare. I bias cognitivi è essenziale per un pensiero critico. 3. Apprendimento continuo. Adottare una mentalità di crescita e apprendimento continuo è vitale per il successo personale e professionale. 4. Comunicazione e dialogo. Favorire una comunicazione aperta. E il confronto di idee diverse può portare a soluzioni migliori e a una maggiore comprensione reciproca. In sintesi, Think Again è un invito a tutti a diventare più riflessivi, adattabili e curiosi, promuovendo un atteggiamento che valorizza il dubbio e l'apprendimento continuo come strumenti per affrontare le sfide del presente e del futuro. Grazie a tutti, io sono Tommaso Ludinesi, il mio canale YouTube si chiama Books for Growth e se vi è piaciuto il mio contenuto vi invito a mettere un caloroso like alla pagina e al video per aiutare a supportare il nostro progetto. Grazie e a presto!